Ciao a tutti. Solitamente il narcisista ha una guida alquanto spericolata nei centri città e molto veloce in autostrada. È piuttosto distratto e spesso e volentieri sbaglia strada. E naturalmente non vengono a mancare gli incidenti stradali. Posso confermare che il mio ex partner Narciso sfasciava una macchina ogni anno o massimo 2 anni e la maggior parte degli incidenti erano causati dalla sua disattenzione. Ma ti espongo un elenco di comportamenti catastrofici messi in atto dal mio ex compagno narcisista Covert. Nella sua vita avrà sfasciato all'incirca 30 o 35 macchine. Ogni volta che guidava l'auto prendeva una multa, per non parlare dei punti sulla patente, tant'è che arrivò ad averne soltanto 3. Aveva la tendenza a trascurare le automobili, quindi spesso e volentieri le doveva portare dal meccanico. Tutte le macchine erano sempre in condizioni pietose, talmente sudice che sembravano una raccolta di rifiuti. Inoltre c'è da dire che questi incidenti stradali erano alquanto anomali, nel senso che riusciva a scontrarsi con le rotonde, anche quelle vicino a casa, che in teoria avrebbe dovuto conoscerne la posizione in cui si trovavano. Ma non solo, prendeva sotto i paletti e i muretti. Insomma, era un vero e proprio disastro anche sotto il profilo economico. Ad un certo punto mi chiesi com'era possibile fare tutti questi incidenti stradali in forma così singolare. Così contattai un mio amico psichiatra, esperto in materia di disturbo narcisistico di personalità, e gli chiesi se per caso nella sua carriera di medico avesse avuto a che fare con pazienti responsabili di vari incidenti stradali e secondo lui quale poteva essere la causa di tale condotta. La sua risposta mi lasciò alquanto sconcertata. Mi rispose che quando accadono questi tipi di incidenti stradali, così insoliti e frequenti, quasi sempre la causa è lo stato di psicosi che tende ad essere soggetto il narciso, il che sta a significare perdere il contatto con la realtà. Tale condizione viene definita catatonia. Infatti ho ricordato subito tutte le volte che sorprendevo il mio ex partner narcisista in uno stato di immobilità fisica, che poteva persistere anche per alcuni minuti. Infatti, solitamente, questo tipo di psicosi può avere come causa scatenante un forte stress, traumi o altre situazioni alquanto disfunzionali. Anche se lo sviluppo della psicosi coinvolge il profilo genetico, ovvero un insieme di elementi biologici, sociali e psicologici. Quindi fai molta attenzione anche quando sali in auto con qualcuno che non conosci o addirittura con il tuo partner narciso. Ma ritornando alle macchine, una recente ricerca pubblicata sul Giornale internazionale di psicologia conferma testuali parole. Chi guida un'auto costosa ha più possibilità di essere una persona con una pronunciata predisposizione a percepirsi superiore ad altri e incapace di empatizzare. Tale ricerca continua sostenendo che il tipico comportamento dell'individuo con disturbo di matrice narcisistica sarebbe proprio quello di non seguire il codice della strada, non dando la precedenza, non fermandosi alle strisce pedonali, insomma la strada è di sua esclusiva proprietà. Tanto è vero che la ricerca è stata effettuata su ben 1892 automobilisti e i risultati hanno dimostrato che i proprietari di automobili che hanno un costo molto elevato manifestano tratti narcisistici. Naturalmente non tutte le persone che guidano auto di lusso sono da identificare come disturbati mentali. Tant'è che esiste un'elevata cerchia di persone responsabili e di successo che sono prevalentemente propense all'acquisto di tali brand semplicemente grazie alla loro posizione sociale. E tu conosci un narcisista che tende a sfasciare le macchine? Racconta qui sotto nei commenti.
Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.